con un passo riesco a ballare 3 minuti di canzone. Con un passo. Con un passo? Sì, perché ci sono tante variazioni, sono infiniti. E poi devi pensare, tanti ballerini hanno paura di sbagliare quando creano una coreografia. Ma in verità no, perché ogni passo sbagliato che fai sono passi nuovi. Magari tu volevi fare questo, ma ti viene da fare questo. Sono 2 passi. Perciò puoi unire. Pum, ca. E vai avanti così. Buonasera a tutti quanti, buon pomeriggio, buongiorno, quello che è, dipende da dove siete. Sapete come no, Tifo Tony Tifo Vibes, siamo sempre in cerca di belle vibes e come potete vedere oggi siamo qua con Rex, Bella per voi. uno dei più grandi ballerini, non uno, è il più grande, più bravo, no? D'età, forse. Forse. E oggi siamo qua per fare 2 chiacchiere con lui e ci racconterà un bel po' di cose. E ci sarà una sorpresa in mezzo all'intervista, quindi se vi interessa rimanete e guardate l'intervista. Guardate fino alla fine, ragazzi. Gli occhiali? Gli occhiali perché ho gli occhi un po'... Come ce li hai gli occhi? Ho gli occhi a mandorle come tutti i filippini. Però ci sta. Il metto perché abbiamo fatto serata, allora ho gli occhi un po' rossi e copriamolo. Non è sponsor, Siamo qua con lui per fare 2 chiacchiere, sapete come no, uno dei grandi ballerini del momento. Ma grandi d'età? O No, grande proprio di ok. talento. Anche d'età, dai. Anche d'età. Sì. Quanti Però anni hai? facciamo così, devono indovinare loro. Indovinate quanti anni ha? Dai, Nei ho commenti. dato un consiglio grande, indovinate. Rex. Dica. Rex è il tuo vero nome? Rex è il mio vero nome, sì, esattamente Rex Anthony. Rex Anthony. Sarebbe Re Antonio in italiano. Wow, re. Quindi tu saresti un re in teoria. Sono il re del mio papà, perché mio papà si chiama Antonio, allora mi ha dato il nome re per essere E sai che pure io mi chiamo Anthony. bella, vedi? Quindi oggi siamo qua. Tutti Anthony 2 sono stilosi, raga. Anthony. Allora, vediamo un attimo una cosa. Quindi sappiamo che sei già di origini filippine. Filippine, esatto. E sei nato qua in Italia? No, sono venuto qua quando avevo 12 anni. 12 anni. Sì, subito a Milano e non mi sono più spostato. Quindi da quando sei in Italia sempre a Milano. Sempre a Milano. Quindi se vai fuori da Milano vuol dire che vai via per lavoro oppure... Esattamente. Poi ho fatto un anno, no, ho fatto di più, ho fatto 4 anni dove ho vissuto da solo in Brianza e poi ho fatto 2 anni sempre in Brianza però a casa dei, diciamo, TikToker, influencer. Ok, vediamo, torniamo un attimo indietro nel tempo. Certo. Prima di venire in Italia, in Filippine, com'era la vita lì? Bello, però dove c'è la povertà, capito? Allora trovare un lavoro o comunque andare avanti è difficile. Perciò i miei sono venuti subito in Italia quando io avevo 2 anni. Ok. E poi ogni anno tornavano per vedere come stavamo, perché poi mi hanno lasciato i miei fratelli, che noi siamo in 9. In 9. 9 fratelli? E sono più piccolo. Ma Sì. tutti maschi o c'è anche qualche No, femmina? 5 maschi, 4 femmine. Ah, ok, quindi va Esatto, bene. esatto. Tu sei il più piccolo, Io sono più piccolo. l'ultimo. L'ultimo. Quindi Sono sei... l'ultimo. Per come... questo sono il re Antonio. come si direbbe? Sei il cocco della mamma, sei? Insomma, non è proprio stato così, No? Anzi, perché dicevano che la mia mamma era un po' severa. Allora, tutti i miei fratelli che hanno preso da mia mamma, tutti sti schiaffi, sai che da noi per E educarti è facile, tipo ti prendi qua e inizi a girarti male, fa male. Però i miei fratelli, ovviamente, per ripicca, lo fanno a me. Tutto quello che subivano dai genitori Esatto, lo facevano a te. Lo facevano a me perché io sono cresciuto con loro, ma non lo facevano con cattiveria, lo facevano per educarmi, diciamo bene. Quindi eri un monello quando eri più piccolo? Sì. Tanto o poco? Secondo me per i miei coetanei tanto, perché giravo con i ragazzi più grandi di me di 5-6 anni, allora mi sentivo il capo dei miei coetanei. Cioè avevo 12 anni, però mentalmente ero più avanti perché sono cresciuto con gente di 16-15 anni. Arrivavo con i miei coetanei, mi sentivo il capo. Sentivi il boss, ti Sentivo il sentivi. boss. Vediamo, quando io ero giù nel mio paese, sappiamo quando c'hai i genitori all'estero e ti senti un po'
tipo il boss perché hai i genitori all'estero, sai, ogni tanto quando tornano perché ti portano i regali. Cioè, esattamente. Te com'era questa sensazione qua? Allora, dall'altra parte è bello perché comunque riuscivo a... Ovviamente condividevo tutti i miei amici di giù, perché comunque essendo tutti poveri, ci arrivavano i miei, magari avevo il Toblerone, non so se hai presente, quello del triangolo. Sì? Mi arrivava quello, io prendevo 2 pezzi e il resto lo dividevo Lo dividevi con gli altri? con gli altri. Cioè, ne prendevo 2 perché comunque è mia, però poi una testa ce l'hanno. Quindi comunque Io facevo così. hai un buon cuore, diciamo. Sì, Dividevi con gli altri? Da piccolo sì, adesso... Di non meno? lo so. Non lo so. Vediamo, è arrivato il momento che devi cambiare paese, perché è arrivato il momento che i genitori dicono guarda, vieni qua da noi. Allora, quando mi hanno detto che dovevo studiare in Italia, ero contento perché comunque per noi andare all'estero vuol dire tanto, in senso cambi proprio vita in bene. Mhm. Però dall'altra parte ero triste perché comunque avevo 12 anni, era i primi amici veri, cioè che sono cresciuto con loro. Cioè quell'età lì inizi a capire cosa vuol dire amicizia, no? Amicizia, sì. E poi già la devi perdere, e in più magari la ragazzina, le prime cotte con una ragazza, capito? E quel periodo là mi stavo, diciamo, avvicinando con una ragazza, più gli amici Avevi una cotta per una ragazza, sì. povero gabbiano. Esattamente. Però dall'altra parte ero contento perché comunque vuol dire che stavo con i miei genitori tutti i giorni, Mhm. capito? Cioè, quando sono arrivato in Italia i primi 2 mesi ho fatto veramente fatica. Fatto fatica. Fatto fatica. Anche se eri con i tuoi genitori. Sì, perché sono arrivato che era gennaio, perciò la scuola c'era. Mhm. Io sono arrivato tipo il sabato, il lunedì devo andare a scuola Già a scuola. e non sapevo neanche una parola di italiano. Mhm. Parlavo solo in inglese, però comunque qua in Italia l'inglese è difficile per un insegnante, è difficile che trovi un insegnante che parla bene in inglese. Ok. E poi da noi a scuola si parla solo in inglese. Cioè entri a scuola, non puoi più parlare in filippino, sarebbe il Tagalog, Mhm. perché è tutto in inglese. Tutte le materie in inglese. Tutto in inglese? Pensavo fosse uguale. Uguale anche in qua. Italia. Entro a scuola, iniziano a parlare in italiano e io lì così non capivo niente. Non sapevo neanche dire ciao. Niente. Niente. Quando sono andato a scuola nemmeno ciao riuscivo a dire. Quindi diciamo che sono stati dei momenti un po' difficili per te. Esatto. Infatti sono andato tipo i primi 2 settimane, poi ho iniziato a bigiare. Mhm. Cioè proprio di nascosto, cioè piangevo, invece di andare a scuola cambiavo strada, aspettavo che i miei genitori uscivano per lavorare, E tornavi a rientravo casa? a casa e piangevo perché stavo male, perché non capivo niente. Mhm. Dicevo è inutile che vado a scuola, però i miei ovviamente dicevano che c'era l'obbligo di andare a scuola. Sì. Però poi alla fine dovevo andare, sono andato. Ho fatto la terza media, fino alla terza media e poi ho detto basta. Cioè, fino alla terza media poi non sei più andato a Poi non scuola. sono più andato a scuola. Wow, vediamo. Hai avuto solo i problemi di imparare la lingua oppure hai avuto altri problemi oltre alla lingua, anche di orientarti con le persone a scuola? Guarda, io fino a... sono arrivato, fai 2000, massimo 2001, fino al 2006 stavo sempre con i miei compaesani. Mhm. Perciò per me non mi cambiava stare in Italia o stare all'estero, perché tanto sto tra Tra i nostri compaesani, però me ne accorgevo che facendo così non andavo da nessuna parte, perché volevo proprio ballare. Volevo ballare, però nelle feste, penso che anche negli altri paesi funziona così, che se io vado a fare un'esibizione a una festa dei miei compaesani, della mia famiglia, non chiedo i soldi. I soldi, sì. È un stretto di mano, grazie, è stato un piacere. Però ho pensato così non ti aiutava? vado da nessuna parte perché non ho studiato, non ho il titolo di studio, o devo ballare o devo ballare. Sono due le cose. Ho provato a fare cameriere appena ho fatto 18 anni e ero anche bravo, infatti mi hanno fatto diventare dopo neanche 3 mesi caposala. Mhm. Sì, Wow. ed ero giovane, 18 anni comunque. E poi ho provato magazziniere, anche lì ero bravo, ero uno dei più veloci, però dicevo no, cioè Non andavo è a roba per ballare te. il venerdì, ero contentissimo, arrivavo al lunedì, non avevo voglia, però dovevo, perché era il mio lavoro.
E poi da lì sono nati un po' di cose, audizioni, ho provato, così è finito. Vediamo. Un attimo una cosa. Sì. Com'è stato vivere per un po' di anni senza i genitori? È tosto, cioè è quasi inspiegabile perché finché non lo vivi non lo puoi sapere, secondo me. Cioè, e poi loro sì, erano lontani ma vicini allo stesso momento perché comunque mi chiamavano ogni 2 o 3 giorni. Perché prima internet non esisteva. Non esisteva, sì. Cioè, c'è solo il telefono. Cioè, se sai che il telefono suona 3 volte di seguito, sai che arriva dall'estero, la prendi e dici sono i miei. Se già suona una alla volta vuol dire che è nazionale, è nazione, non correvo neanche il telefono. Sì. Ok, quindi vediamo. Molte delle persone ti conoscono perché sei, come hai detto prima, sei uno dei ballerini del momento, no? Dell'hip hop, sì. Dell'hip hop, sì. Questa cosa qua del ballo, da quant'è che lo fai? Allora, ballo penso da sempre, cioè ovviamente da piccolo, non mi ricordo, però da quando mi ricordo a 8 anni già facevo spettacolo con mio fratello più grande di me di 2 anni, con le mie sorelle, perché comunque tutti ballano, anche i miei genitori ballavano tip tap acrobatica, cia cia cia, tutte queste cose così. Quindi è nella famiglia questa cosa qua Sì. del ballo? Cantano e ballano, io ho preso solo la parte del ballo. Non sai cantare? No, Zero? zero. Wow. Quindi insomma è una cosa che ci avete nella famiglia, ballare, cantare. Esattamente, era, sai, dove c'è la povertà, non c'è il PlayStation, non c'hai la TV. Qual è il tuo divertimento? O giocare a basket, o sport in generale, o ballare. Cioè, sono quelli, alla fine, il mio hobby. Quindi in tutta la famiglia tutti sanno ballare e cantare. Esatto. Però tu hai preso solo ballo. Io ho preso il ballo, la parte acrobatica e la parte sportiva, perché gioco a pallavolo, beach volley, basket. E dicono, e io confermo, secondo me sono più bravo a giocare a basket che a ballare. Ah sì? Sì. Quindi sai anche giocare a basket? Bene, Esatto. bene, bene. Bene, bene, bene. E perché non giochi in una squadra proprio pure? Per l'altezza, primo. Io ci ho provato in Italia, comunque ho giocato in regionale ed avevo la media di 25-22 punti a partita. Però andavo anche a skate, ero anche bravo a skateare e poi ballavo. Però ad una certa devi scegliere, capito? Arrivi a 18 anni e dici quale scelgo? Se gioco a basket ho paura di farmi male perché poi non posso più ballare. Se vado a skate ho paura di farmi male perché non posso più giocare a basket e ballare. Vado in quello che so che posso tenere in lungo, cioè il percorso, ho scelto il ballo. Quindi è stato dura per te comunque scegliere, eri nel bel mezzo di un po' di cose. Sì, perché comunque sapevo fare bene o male tutte le discipline che provavo a farlo. Hai un sacco di talenti. Ci provo. E quale di questi ti porta soldi? Dipende, cioè adesso il ballo, ti dico adesso come adesso il ballo ha fatto tanto, fa tanto. Quindi tu stile proprio fai hip hop. Il mio stile speciale è hip hop, però stando con Didi e gli altri sto andando anche dalla parte reggaeton, dembo, Wow. iniziamo a avere il baccina, fratelli. Quindi io la domanda che faccio sempre a tutti è uno che mi dice che sa ballare hip hop, gli chiedo ma l'onda come si fa allora? L'onda deve partire dalla punta delle dita, Mhm. cioè devi fare questo e piano piano ti sposti dall'altra parte e poi torni. Esatto, questo è l'ondina, la Wow. base. C'è molta gente che lo fa velocemente, non si capisce, ma tu proprio parti proprio dalle dita. Sì, la base deve partire proprio dalla dita, poi ci sono due modi, cioè questo qua che sono si chiama microwave, che sono piccolini, e poi il waving enorme, e poi il waving spezzato. Ok. Quindi insomma anche l'onda ha tanti... Ha tante variazioni. Sì, ogni passo, ti dico, senza dire cavolate, penso con un passo riesco a ballare 3 minuti di canzone. Con un passo. con un passo. Sì, perché ci sono tante variazioni, sono infiniti. E poi devi pensare
quando fai una coreografia, ok, tanti ballerini hanno paura di sbagliare quando creano una coreografia, ma in verità no, perché ogni passo sbagliato che fai sono passi nuovi, Wow. capito? Magari tu volevi fare questo, ma ti viene da fare questo, sono due passi, perciò puoi unire, pum, ca, e vai avanti così, Wow. con le coreografie. Cioè, ho sempre avuto questa mentalità qua che quando insegnavo ho sempre detto ai miei allievi: non dovete aver paura di sbagliare, perché grazie al vostro sbaglio io creo un'altra coreografia, Wow. oltre a quello che state imparando. Non hai mai fatto scuola di ballo? Mai. Autodidatta? Autodidatta, mi hanno regalato borsa di studio, ma nomi, cioè scuole con i nomi, accademia. Ho sempre voluto fare di testa mia. Che differenza c'è fra uno che fa scuola e un autodidatta? Allora, la parte più grande di differenza è a livello musicale, la musicalità, perché purtroppo quelli della scuola, purtroppo, tanto per dire, non è un peccato, però la differenza è quelli che vanno a scuola contano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelli che ballano naturalmente ascoltano la musica e basta, loro non hanno regole, cioè chi è autodidatta non ha le regole. Poi strada facendo, lavorando con dei coreografi, diventi un ballerino completo, perché prendi degli spunti dagli altri ballerini, capisci come si deve insegnare, capisci la tecnica giusta, perché ovviamente chi è autodidatta sarà sempre sporco a livello di movimenti, di blocchi, perché magari io prima facevo i blocchi così, capito, con le spalle, ero a tempo ma facevo così. In verità il vero pop è questo, che non devi usare la spalla, è solo micro muscoli che devi controllare 100%. Quindi tu usi sempre i muscoli per ballare? Quando ballo, sì, tanto, cioè devi avere un controllo del tuo corpo 100%. Io ballo da sempre, non ve lo dico gli anni, però sono tanti anni, ma tanti, che non avete idea. Ancora mi alleno sul controllo del corpo. Vuol dire tanto, cioè avere il controllo al 100% è veramente quasi impossibile da arrivare, perché vuol dire qualsiasi suono che senti riesci subito a muovere qualcosa del tuo corpo, perché viene collegato in automatico. Ancora ci sono dei suoni che io ci devo pensare prima di muovermi. Quindi per un ballerino il suono è molto importante. Sì, perché il tuo corpo deve essere lo strumento, cioè si devi trasformare il tuo corpo cioè devi far diventare strumento il tuo corpo. Se il suono è boom, boom, se il suono è tss, fai tss, cioè, capito? Quindi ogni suono ha la mossa che devi fare? Esattamente così. E poi c'è anche l'energia, quello è fondamentale, perché finché balli per te stesso tu puoi anche fare dei micro movimenti, però se c'è gente che guarda, uno che sta dall'altra parte della sala, se tu fai così non vede niente, perciò devi raddoppiare i movimenti e diventa ancora più difficile. Sento i tuoi muscoli da qua. Guarda la differenza fra me e te, vedi? Hai capito? Allora, vediamo. La tua primo show importante che hai fatto? Il primo show importante che ho fatto con Max Brigante. Max Brigante. Max Brigante, che è il DJ Radio 105. Io lavoravo in magazzino, mi ha contattato per fare un video musicale di Papi Winnie, che è quello che fa You Are My Sunshine, my only è vecchissima come canzone. Hanno fatto un remake, era tipo 2006-2005 se non ero, e quella canzone lì doveva andare al TRL, perché anni fa su MTV facevano il TRL, che lo facevano nelle piazze o nelle spiagge d'Italia durante l'estate. E Max Brigante mi ha chiesto di partecipare come ballerino in questo evento dell'MTV. Quello è stato il mio primo uscita sia in televisione in Italia che a livello di spettacolo importante, che vale, diciamo. Sì. Wow. E com'è stato quel giorno lì, quel show?
Non ci credevo, cioè mentre perché poi io non ero abituato, lui mi ha fatto venire a prendere col van sotto casa, dicevo, cioè, mi sentivo un VIP, no? Dicevo, no, è impossibile, io che faccio il magazziniere, arriva uno a prendermi sotto casa e mi porta a Riccione, no, a Rimini. Quando sono arrivato lì a Rimini, comunque la gente, scendo e vedo la gente che guardavano perché siamo proprio scesi davanti alla gente mentre aspettavano che entrasse tutti gli artisti che c'erano. E io non sapevo come comportarmi, se salutare o andare dritto, camminare così. Un po', ero agitato prima di salire sul palco, ma poi una volta che sono salito sul palco, e là ho detto, devo spaccare, punto. Perché poi lui mi ha dato carta libera, in senso freestyle. Fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Io no, già sono partito rondata flixato. È atterrato la gente già. Quando ho sentito la gente urlare, ho detto, da lì basta. Energia. Li ho presi, ballo. Wow. Quindi da lì insomma la gente ha iniziato a vederti online? No, da là ho iniziato a fare discoteche, andavo a ballare, poi che comunque non ci credevo che il ballo potesse diventare un ponte di guadagno, capito? Perché i miei mi mettevano in testa, no, dove vai col ballo? Non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, non ti pagano neanche i contributi, poi dopo rinnovare il permesso di soggiorno, un casino di qua, di là, da stare insieme, come tutti i genitori, che è giusto, alla fine è giusto. E ho fatto un'audizione dove questo qua è uno spettacolo che si chiamava I Gormiti, è un musical importante perché era la produzione del Teatro delle Erbe in collaborazione con Cirque du Soleil, che è con una compagnia internazionale della Canada. Sono andato lì a fare l'audizione, i ballerini ti dico solo che sono ballerini di Notre Dame de Paris, i musical veri, Romeo e Giulietta, tutta questa gente qua. Io entro e dico, vabbè, cosa ci faccio qua? Cosa ci faccio io non so qua? fare niente. Però ho fatto lo stesso l'audizione, 2 settimane dopo mi hanno chiamato, hanno detto, sei stato scelto a far parte del gruppo dei ballerini acrobati per questo musical. Quindi vi hanno portato un po' in giro per... Sì, abbiamo girato Europa. Wow. Abbiamo girato Europa. E da lì poi ogni audizione dove andavo mi prendevano. Io mi sono messo anche in prova, no? Perché ho detto magari sono raccomandato, sono diventato raccomandato perché sempre comunque se lavori per una compagnia, quella compagnia se c'è l'audizione te lo dicono, vai lì, fai l'audizione. Però dentro di me dicevo no, così non va bene perché non saprò mai che fino a che livello posso arrivare. Se sono sempre nella stessa agenzia, stessa compagnia, sono raccomandato, è ovvio che mi prendevano. Ho iniziato a cambiare, magari so già che c'è un lavoro lì, provavo lo stesso di altre audizioni. Il problema è che mi prendevano anche dall'altra parte. Proprio perché eri bravo, non perché eri raccomandato. Esatto, da lì ho capito che io avevo quella cosa in più che magari i ballerini che hanno fatto scuola, acrobati che hanno fatto scuola non ce l'avevano, cioè la fantasia. Perché io ho fatto l'audizione dove questi acrobati del Notre Dame che facevano il doppio in aria senza problemi, io già tanto ne facevo uno quel periodo lì, però ho avuto la fantasia di fare la rondata sarebbe a ruota, Sì? flick, quello con la mano, mentre ero in aria mi sono tolto il pantaloncino e sono caduto in mutande e lì la gente si è messa a ridere tutti e da lì il tipo, diciamo, ho colpito. E poi anche col ballo, anche lì quando mi hanno chiesto se ho portato la musica, io ho risposto no. E fanno perché? Perché non ce l'ho, cioè non dovevo neanche essere qua. Ho proprio risposto così. E fa, ma sai che stai rischiando di non essere preso? Faccio, guarda, lo so già che non mi prendete perché guardate che livello. E fai, come facciamo? E ho detto, mettete qualsiasi canzone che volete, anche se non la conosco, ve la ballo. E loro hanno messo tanti tipi di canzoni, magari da danza classica, moderna, hip hop, e io l'ho ballati tutti a tempo e da lì hanno detto vali. Quindi la musica sei tu? Sì, esatto, cioè lui stesso mi ha detto è la musica che segue te, non tu la musica. Wow. Cioè questa parola qua mi è sempre rimasto in testa. Quindi adesso tu vivi ballando insomma? Sì, ballando, poi ho
parte, la seconda parte, cioè dall'altra parte c'ho anche la parte social, che quello piano piano sto entrando. Vediamo, come vedi, anzi conosco tanti ballerini, no? Che si lamentano spesso che qua in Italia il ballo non riescono a concludere niente col ballo, perché è difficile riuscire a farsi vedere, spaccare e andare avanti qua. Tu come la vedi sta cosa qua? È tutto vero purtroppo. In Italia purtroppo è così, ci sono tante raccomandazioni. Quello è sempre stato, ma non penso che sia solo in Italia. Dovunque va, perché sono andato anche a Parigi, sono andato in Germania, comunque è la stessa, cioè è la stessa minestra, non cambia niente. Deve cambiare il ballerino in sé. Cioè il ballerino in sé, se io vado, tanti sbagliano perché vedono che va di moda Stardi, questi qui, tutti fanno quello. È normale che non ti nota nessuno, perché sei uguale agli altri. Se tu fai Stardi e aggiungi qualcosa del tuo, già hai quella cosa in più che ti separa dalla gente normale. Tutti fanno afro, ballano solo afro, tutti i ballerini. Adesso c'è stato un momento di afro, è bellissimo, però dopo un po' ti stanca perché guardi un ballerino, balla l'afro, balla la stessa cosa, poi becchi uno che balla l'afro e poi ti aggiunge qualcosa in più, tu dici cavolo, forte questo. E poi ti fa capire sulla stessa canzone che sta ballando afro ti balla un altro stile, lì ancora dici wow, bello, bravo. Quindi il problema è che la gente, cioè la maggior parte delle persone fanno le stesse cose. Esatto, se, come si dice, non dico copiano perché è brutto da dire per un ballerino che coppia, però cioè, non hanno la fantasia, capito? Cioè seguono la massa. Wow. Mm-mm. Che cos'è il ballo per te? È la mia vita. Tutto. Solo quello c'ho. La tua vita? Sì. Quindi se non ci fosse il ballo, cosa avresti fatto? Penso... non lo so. Sincero. Non lo so perché ho sempre fatto questo. Se io smetto vuol dire che ho aperto la mia scuola. Wow. Mm-mm. Wow. Mi piacerebbe vederti ballare un pochino, no? Anche se qua siamo un po' stretti, si riesce a fare... di freestyle. Sì. Certo. Riesci a farlo anche da seduto? Da seduto sì. Senza musica così balliamo. Sì. Va bene. Wow, incredibile. Mentre ti stavo guardando stavo pensando, ma cosa sta pensando mentre sta ballando? Cosa pensi quando balli? Niente. Niente? Cioè mi viene da solo. Cioè adesso è più difficile perché non c'è la musica. Non c'è la musica. Infatti è proprio quello che stavo Però pensando. ho la musica nella mente, nel senso mentre ballavo facevo dentro di me. Ah, ok. Però nella mente. Quindi tu in questi pochissimi secondi hai pianificato già tutto quello che stavi facendo? Perché alla fine hai fatto anche il robot. Hai fatto... Esatto. Cioè quel momento lì del robot mi è venuto in mente perché avendo lo spazio piccolo, però devo farti capire la tecnica, perché il robot è tutto tecnica, tutto micro. Cioè o hai il controllo del corpo o non lo puoi fare. Wow. Sappiamo che sei uno dei ballerini del Mamacita? Sì. Quando hai iniziato il percorso con i Mamacita? Fisso dal 2000, fine 2016, inizio 2017. Sì. Come hai avuto l'occasione di poter entrare in questo gruppo? Conosco, vabbè, Max Brigante ovviamente, e poi Didi e gli altri li vedevo già che venivano a far serata in Sardegna, io stavo là a fare il coreografo e andavo a trovare loro quando facevano le serate lì, e io all'inizio ballare in discoteca è la cosa che odiavo di più. Odiavi ballare in discoteca?
Perché quando andavi a ballare in discoteca la gente ti vedevano come un cubista, no? E io dico, no, io non sono un cubista, io sono un ballerino. E poi quando prima lo facevo già, però non c'erano ancora ballerini del Mamacita. Mi chiamavano, mi dicevano, Rex, mi vai a chiamare altri 2 ballerini? E noi ballavamo, ma non c'era la coreografia, non c'era niente di preparato. E mi divertivo, però vedevo la gente, sì, dicevano bravi, però poi la tensione andavano via, perché comunque non c'era la continuità di gruppo, capito? È più un singolare, cioè io sono bravo, l'altro è bravo, l'altra è brava, sì, però io voglio vedere il gruppo, i 3 ballerini che ballano tutti uguali, e io quello non c'avevo, perché poi io facevo anche altre cose. Allora poi hanno preso in mano Didi e una sua amica a fare la ballerina, coreografa, tutto della Mamacita. Poi quando ho visto fare le serate ho detto, "Mia, sono preparati, tanto preparati a livello coreografico, che tu dici, da un non ballerino, dici come fanno a preparare la coreografia se sono tante musiche? Ci sono i trucchetti che io non ve lo dico, però ci sono dei trucchetti dove noi siamo preparati, abbiamo già preparato delle sincro che poi si adattano su tutti i tipi di musica. Wow. E come ti trovi con questo gruppo qua? Molto bene, perché poi sono uno che se non mi trovo bene me ne vado. Cioè ci sono stati compagnie con cui ho lavorato che magari sì guadagnava, cioè pagavano veramente bene, però quando andavo lì mi sentivo proprio lavorare. Sto entrando tipo in fabbrica, capito? Entro lì in sala, faccio le prove e poi me ne vado. Invece qua già è diverso, ci sentiamo, andiamo a fare l'aperitivo dopo le prove, cioè quando ci sono i problemi poi ti danno una mano, cioè viceversa, no? Così. Perciò è più io lo chiamo proprio una crew, perché per me la crew non è un team, sono 2 cose diverse. Perché tanti dicono, ah tu sei della team Mamacita, no, è una crew, perché una crew, come ti ho detto, non è solo il ballare, come entrare in fabbrica, preparo tutta questa roba qua, poi andiamo in scena. No, ci sono tutte le cose dietro, prima di arrivare al palco, capito? Che non vuoi dire? No, non ve lo dico, perché è un segreto. È come Coca-Cola, non l'ho mai detto come sia stato fatto. La giornata tipica di un ballerino? Pensare. Tutti i ballerini pensano tutto il giorno. Cioè tanti dicono che bella vita che fai, balli, ti diverti. Non è vero, perché tu ti svegli, la prima cosa devi pensare è cosa c'è da fare oggi, devo ballare, ok, la coreografia ce l'ho, ok, devo preparare qualcosa, ok, non ce l'ho, mo preparo. Tutto questo intorno, cioè in giro di 8 ore. E poi balli per 3 ore e mezza, 1 ora e mezza, mezz'ora, quello che vedono la gente. Ma dietro quel mezz'ora che ti ha visto ballare c'è 12 ore di preparazione. 12 ore di preparazione? Anche di più. Noi ci alleniamo una volta a settimana da 3 a 4 ore alla volta. Cioè 4 ore siamo chiusi in sala dove non ci vede nessuno, noi non vediamo nessuno, siamo noi e la musica. Però la gente questo non lo vede. Vede solo la parte dove ci divertiamo. TikTok. Esatto, esattamente uguale per quella cosa lì. Per un TikTok di 15 secondi io ci sono delle volte che ci metto 3 ore per fare 15 secondi di video. Quindi quella è solo la parte perfetta che esce. Esatto, solo quello che vedono è quello. Però è normale che la gente pensa, ah bella vita le fate, ballate, vi divertite. Noi non dormiamo, cioè dormiamo pochissimo, siamo sempre fuori orario, cioè alla fine si sa che il dormire è il 50% per stare bene, capito? Se io dormo dalle 7 di sera fino alle 6 del mattino sono tante ore, è bello, anzi tanta gente magari dormono normalmente dalle 11:30 alle 8:30, si svegliano presto. Noi dormiamo dalle 7 del mattino alle 2 di pomeriggio se va bene, se no alle 11 siamo già in piedi. Che poi riposare di notte e riposare di giorno sono 2 cose totalmente diverse. E in più il letto che non è il tuo, nel senso che sei sempre in albergo. Sempre il letto diverso. Esatto, cioè io preferisco dormire 2 ore nel mio letto che 7 ore in un albergo. Wow. Allora vediamo, faccio l'ultima domanda. Sì. Ho visto alcuni tuoi video che sono andati virali su TikTok, tipo della gente faceva delle richieste
Matatan, Esatto. dove faccio finta di... Mhm. È stata bella, è bello quel trend. Poi mi è nato proprio così, totalmente a caso, perché stavo al bar, mi stavo annoiando, stavo lì al bar accanto a casa mia e metto la foto, cioè il telefono lontano, inizio a ballare e vedo una signora seduto. Questo l'ho visto dopo, quando ero già a casa, ho già pubblicato tutto. Vedevo la gente che tutti che commentavano, ah, la signora, come ti guardava, la signora, che sorriso che ti faceva, era contenta. E da lì ho detto, bello. Ho rifatto il video e ho scritto, ragazzi, ditemi, per vedere la reazione della gente, ditemi dove devo ballare. Mhm. E da lì ogni commento che facevano, tipo, balla su al tavolo del McDonald's, balla sul tavolo di una pizzeria, balla in un bar, balla davanti a una signora anziana. Ci sono delle volte che mi metto d'accordo, ovviamente, perché non posso salire su un bancone di un bar, così entro. Poi io sono a Baggio, peggio che peggio. Devi comunque metterti d'accordo, poi se accettano bene, se no, amen, grazie, ci ho provato. E ci sono invece delle volte dove so che non offendo nessuno, non faccio male a nessuno, non lo chiedo neanche. Poi se la persona che è dentro il video mi dice no, non mi piace perché mi si vede, non c'è problema, non lo pubblico. Non la pubblichi. Però 9 su 10 mi dicono sì e si divertono, perché comunque non sto facendo niente di male. Cioè, sono entrato in un parrucchiere dove loro non lo sapevano, sono entrato proprio così, ho iniziato a ballare e la signora mi ha guardato solo e poi basta. Però è stata una bella reazione, perché comunque diceva cosa sta succedendo, come se lei se l'aspettava già che c'è qualcosa intorno. Mhm. Vuol dire che c'è gente comunque con la mente aperta e c'è gente quella chiusa, che in tutto il mondo è così. Yep. Quindi diciamo che certe volte hai avuto anche a che dire con delle persone perché non hanno voluto che tu facessi il video lì. Esattamente, non dico, cioè è brutto da dire che in Italia purtroppo è così, però se già, poi magari anche in America, perché io non sono mai stato là a fare un video in America, perché io vedo comunque gente in America che fanno il video davanti ai poliziotti Sì. e non riescono a pubblicare. Qua non puoi pubblicare. Qua vai in un bar, ti guardano dal piede fino in testa devi fare solo un video. E poi, cioè, piano piano si stanno aprendo, questo mi sono accorto che comunque sono anni che sto in Italia. Prima veramente entravo in pullman, tutti verso di me a guardarmi. Adesso già sono abituati, becchi quelle signore che hanno 80 anni, che ci sta, perché comunque loro sono rimasti nella loro epoca, che se mi vedono così con stivali bianchi enormi, tutto in pelle che sembra la cosa della mondizia, il durag, dice da dove arriva questo qua? Cioè, è normale. Ma adesso magari la gente non si lamenta anche perché ti conoscono, ormai sanno che ti sei anche fatto conoscere, quindi tanti No, non si- perché comunque sul pullman, cioè, nessuno mi conosce, però vedo comunque tanti signori di 60-70 anni che mi guardano e fanno bello stile, cioè, capito? Già è un passo in più, un passo enorme, confronto a come era nel 2005-2006. Poi vabbè, ci sono magari ragazzini che mi vedono in pullman, mi riconoscono, mi dicono "Oh, cosa ci fai nel pullman?" Faccio, perché? Ma tu sei famoso, perché devi prendere il pullman? Faccio no, cioè, perché fa parte della mia vita prendere il pullman, non è un problema. I famosi non possono prendere i pullman. Esatto, per tanta gente purtroppo sì. Se sei famoso, c'hai i soldi, ti compri quello che vuoi. Ma no, non è vero. Cioè, anzi, c'è un cantante che non mi viene il nome, che è di Londra, se non erro, però lui è famoso, non mi viene proprio, so chi è, ma non mi viene da dire come si chiama a questo momento, che lui ogni concerto che faceva suo prendeva la metropolitana per andare al suo concerto, capito? Wow. Però è rimasto umile, cioè è così è rimasto, infatti non ho mai sentito parlare male di lui. Cioè, Wow, Rex, sì. io ti ringrazio per, grazie a te per le chiacchiere. questa E- bella intervista divertente. Non so se vuoi mandare qualche messaggio ai tuoi follower, ai tuoi fan. Un messaggio, ragazzi,
Voi dovete essere voi stessi e basta. Cioè, spingete a quello che volete far vedere alla gente. Cioè, in senso, tu sei bravo a disegnare, disegna finché non ti nota nessuno. E soprattutto se lo fai con naturalezza, sì. ti premia di più che far finta e prendere spunti dagli altri. Fai con calma, prima o poi uscirà la strada giusta per voi. Nice one. Sapete com'è, no? Il nome rimane sempre quello, Tifo Tony e Vivo Vibes. Grazie ancora Grazie a te. e ciao a tutti. Bella.